Ciao, adesso vediamo quali sono questi 22 arcani, o meglio, passiamo in rassegna tutti i 22 arcani in maniera superficiale. Ok? Così abbiamo un'idea di base del significato del numero e guardando la carta possiamo renderci conto di quanto sia semplice interpretare il numero una volta che abbiamo in mente naturalmente l'arcano. Allora, questo è l'1, il bagatto. Allora, il bagatto che cosa rappresenta? Rappresenta il primo numero, dunque la persona che è appena nata, naturalmente parliamo in linguaggio metaforico, no? La persona che è appena nata si trova di fronte a sé tutti gli strumenti, come potete vedere. Il problema è che naturalmente, essendo appena nata, questi strumenti non li sa usare, dunque ha bisogno di conoscere, ha bisogno della creatività, ha bisogno di esperienza per diventare bravo a utilizzare questi strumenti. Ecco, le caratteristiche principali del bagatto sono: intanto ha tutto in potenza, dunque può fare qualsiasi cosa perché ha tutti gli strumenti. Di contro però, non conoscendo, non sapendo come utilizzare questi strumenti, lui si blocca, non inizia. Okay? Dunque non inizia perché ha bisogno appunto di conoscere e di fare esperienza. Il secondo numero, il numero 2, rappresenta appunto la conoscenza. Se il primo numero, se il numero 1 ha tutti gli strumenti, ma gli manca la conoscenza, il numero 2 è la conoscenza. Lei ha bisogno di conoscere, dunque che cosa fa? Lei accumula conoscenza. Accumulando la conoscenza, naturalmente i suoi talenti sono intanto quello di conoscere, no? Di sapere, ma ancora gli manca la creatività, dunque avendo gli strumenti e la conoscenza, ancora senza la creatività, senza mai aver messo in pratica, dunque la mancanza di esperienza, non è ancora completa, non sa ancora che cosa farsene di questa conoscenza. Perciò la sensazione che lei ha è quella di aver bisogno ancora di conoscenza, e dunque lei accumula conoscenza, cosa che le procura naturalmente dei problemi, il fatto di accumulare. Ok? Questo è uno dei suoi conflitti. Il lato, diciamo, positivo di base del 2 è che lei conosce, dunque questa conoscenza la può utilizzare poi naturalmente per diventare competente e dunque mettere in pratica questa conoscenza. Dunque, dopo la conoscenza, lì arriva la creatività. Dunque il 3 è la creatività, sono le idee, dunque il bisogno di esprimere, togliere fuori queste idee, la creatività porta il 3 a comunicare. Infatti uno dei suoi talenti è appunto la comunicazione. Il suo conflitto sta nel avere difficoltà di comunicare o diciamo esagerare nel comunicare. Poi arriva il 4. Dopo l'1 che ha tutti gli strumenti, il 2 la conoscenza, il 3 la creatività, finalmente arriva il 4 che è la realizzazione. Dunque il 4 ha come talento naturalmente la capacità di fare, di realizzare, rappresenta la materia e tutto ciò che è la concretezza, che è il concreto. La capacità sua naturalmente è quella di realizzare, di fare, di comandare, di ordinare, rappresenta le leggi e tutta un'altra serie di cose. Il suo conflitto è che a volte la paura magari di perdere questo suo ciò che lui è un imperatore, no? Dunque ha bisogno di un territorio per esercitare, di qualcosa di suo. Ecco, la paura di perdere ciò che è suo lo porta a diventare un po'
tirannico, un po', diciamo, testardo anche. Poi, dopo la materia, arriva il 5 è il Papa, rappresenta il pontefice, e la spiritualità. Lui spiritualizza, porta la spiritualità nella materia e lo fa come insegnando, aiutando. E appunto la sua dote è proprio la capacità di insegnare l'essenza delle cose. Un suo conflitto è questo bisogno di riconoscimento, che ha, e poi anche il diventare un po' pedante con questo bisogno di insegnare e di aiutare, perché alla fine aiuta anche chi non ha bisogno, ma è un suo bisogno quello di aiutare chi non ha bisogno. Poi arriva il 6 ed è il piacere, l'amore, il piacere per... qui si vede in trasparenza, ma in realtà non è trasparente. Io ho uno schermo, uno sfondo virtuale, e rende trasparente anche ciò che non è trasparente, semplicemente perché vede il colore di base che gli permette di diventare trasparente. Comunque, questo è il 6, lui ha bisogno di amare, ha bisogno di amore, gli piace fare gli piacciono le cose semplici della vita, gli piace essere scelto, ha bisogno di sicurezza, ha bisogno che appunto che gli altri lo scelgano, e per questo lui si predispone, cerca di far star bene gli altri per star bene se stesso. Il suo talento è un talento di tipo artistico, è un grande, lui è un grande stratega che appunto impara le strategie facendo proprio cercando appunto di piacere agli altri, perché lui diventa stratega proprio per un suo bisogno. Un suo conflitto è la difficoltà a scegliere, viene rappresentato proprio dalla carta da queste due persone che non sa con chi andare. Per non fare un torto a nessuno dei due, ha difficoltà appunto a scegliere. Dopo il 6 arriva il 7, è sempre il ragazzo di prima che vediamo che si stacca, mentre aveva difficoltà a scegliere. Ora lui non solo sa scegliere, ma proprio si lancia, a volte si lancia anche senza riflettere, verso la conquista, verso ottenere gloria appunto nel conquistare. Una sua caratteristica è che lui osa, dunque si butta, si lancia, riesce perché appunto ha questa capacità, questa forza, questo coraggio, no? È un coraggioso. E il suo conflitto è che molte volte ha difficoltà non a scegliere ma a decidere quale strada prendere, che questo è il 7. Poi abbiamo l'8. Allora, siccome nel 7 lui prende, si butta e si lancia, a volte sbatte anche il muso proprio perché fa le cose senza ragionare, senza pensarci, l'8 interviene perché dice: qui ci vogliono delle regole, dobbiamo mettere delle regole, e dunque l'8 interviene proprio perché è necessario mettere delle regole per poter fare la cosa giusta, raggiungere, ottenere, avere successo nel modo giusto attraverso le regole. Dunque parla di giustizia ed è anche un suo conflitto. Se da una parte queste regole gli permettono di fare la cosa giusta, dunque di ottenere, semplificare, pianificare, eccetera, dall'altra il suo eccesso di giudizio lo porta ad avere problemi, appunto. Tutte queste regole, tutto questo diciamo ragionare a livello mentale, perché l'8 è un emisfero sinistro, dunque ragiona e ha bisogno di mettere regole, appunto come ho appena detto, per poter semplificare. Comunque tutta questa esperienza
riguarda il 9. Il 9 è colui che ha fatto esperienza, dunque a partire dall'1, passando per il 2, il 3, il 4, eccetera, si arriva all'8, che ne sono regole, al 9 lui ha bisogno di riflettere perché le sue esperienze che ha fatto lo portano a riflettere su ciò che non è andato bene e su quello che ha imparato invece dalle esperienze che ha fatto. E queste esperienze le utilizza per aiutare gli altri e appunto per migliorare se stesso. E infatti con il 10 si rimette tutto in discussione e si ricomincia da capo. Il 10 infatti non è altro che un 1 più 0 e si rimette in discussione tutto e dunque si ricomincia. E infatti il 10 è una carta di inizio, che sta a significare che anzi un suo desiderio, un suo bisogno è proprio quello di ricominciare, dunque un nuovo progetto, una nuova attività, una nuova esperienza, tutto ciò che è novità. Il 10 rappresenta appunto, viene rappresentato da questa sorta di zattera sopra il mare, dove ci sono questi due esserini, vedete che questo cerchio che c'è al centro ha una specie di manovella, dunque una sorta di timone, sopra c'è questo essere, quest'altro essere, sono esseri, se guardate bene, esseri che non esistono, esseri immondi, no? Però che cosa rappresentano? Quello che c'è sopra rappresenta noi, okay? Noi che siamo spiritualizzati, perché il celeste rappresenta la spiritualità, e che abbiamo dunque il potere di decidere dove andare. Se noi lasciamo che non prendiamo quel timone, lasciamo che questi due esseri che rappresentano le circostanze e gli eventi girino la ruota, il timone, e ci portino dove noi non abbiamo scelto, dove noi non vogliamo andare. Se non prendi quella manovella, se non decidi di prendere quella manovella, andrai appunto cioè lascerai che le circostanze e gli eventi decidano per te, perché se ricomincia da capo. L'11 non è altro che un 1 che ha passato, ha imparato, ha fatto esperienze, eccetera, dunque è diventato maestro di quegli strumenti che abbiamo visto prima. Infatti l'11 rappresenta la maestria e soprattutto la maestria della propria forza, della propria autostima, delle proprie energie. Dicevo, non ho detto del 9, i conflitti del 9 e del 10, o meglio, un conflitto del 9 e del 10. Il 9 va spesso in crisi, questo è un suo problema, va in crisi, queste crisi sono comunque funzionali, guarda al passato e vede tutto ciò che è di brutto è stato nel passato, dunque lo porta a brontolare, a rimuginare sugli errori fatti. Il 10 invece si blocca, non prende quella manovella, dunque si blocca e lascia che le cose vadano come devono andare. Dice: se Dio vorrà, accadrà, succederà. L'11 invece si fa avvolgere, si fa vincere da questo eccesso di energia, da questa energia che non sa controllare. Lui è bravissimo, o lei, insomma, è bravissima a lavorare, a fare cose precise, no? La maestria, la capacità che ha sviluppato col tempo, ma purtroppo c'è questo aspetto negativo, dico purtroppo tanto per dire, ma questo aspetto negativo che quando siccome sa che ha queste capacità, che ha questa energia, che ha questa maestria, e quando qualcuno mette in dubbio le sue doti, le sue capacità, diciamo, lui o lei è molto permalosa, diventa molto permalosa e viene fuori tutta quell'energia che ti trasforma in rabbia, in collera. Poi viene il 12, che è un altro modo di vedere il mondo, perché è vero, abbiamo raggiunto la maestria, ma vedere le cose dallo stesso punto come le vedono gli altri non porta a crescere. Lui
è un autodidatta, lui ha bisogno di vedere, di vedere le cose da un punto di vista differente, dunque mettere in discussione, non si vuole uniformare. E una sua caratteristica è proprio questo, il fatto che è un autodidatta, vedere le cose dal punto di vista gli permette di fare cose che gli altri non fanno. Prima degli altri, invece il suo conflitto è che, come potete vedere, lui è legato ancora a questa sorta di cordone ombelicale, è una persona che si sacrifica e soprattutto lo fa per la famiglia. Dopo il 12 abbiamo il 13 e il 13 cosa fa? Siccome è legato alla famiglia, il 12 come ho detto prima, no? Dal cordone ombelicale perché si sacrifica, e questo sacrificio gli impedisce di evolvere, perciò con questa falcia i genitori che gli impediscono appunto di evolvere. Il 13 è una carta di trasformazione, ha bisogno di eliminare tutto quello che gli impedisce di evolvere. Il conflitto del 13 è che molte volte elimina anche chi non lo vorrebbe eliminare, diventa anche una furia, con questa falcia a tutti. Dunque c'è bisogno di calma, di tranquillità, che viene col 14, che è la temperanza. Piuttosto che eccedere, no? Con rabbia, collera, eccetera, il 14 cerca comunque di mitigare, è una sorta di pacere, di diplomatico. Il 4 rappresenta tutto ciò che è bene per il nostro organismo, dunque la naturopatia, medicine alternative, eccetera. Il 14 come conflitto ha la dipendenza, perché si prende cura, si vede dalla carta, c'è questi due ali, una sorta di angelo, si prende cura delle persone e delle cose, e a volte dipende proprio da quello. E poi arriva il 15 è un'altra sorta non di trasformazione, è buttare fuori tutto quello che noi abbiamo dentro, tutto ciò che ci emoziona, che emoziona gli altri. Quindi ci sorprende, quindi c'è bisogno di vivere le proprie emozioni. Dietro il 15 ci sono i tabù, ci sono tutto ciò che è visto come non legale, che riguarda il denaro, il sesso, il cibo. Lui ha la capacità di manifestare dal nulla, di creare veramente, di sorprendere. Di contro, anche quando è privo di emozioni non funziona, emergono gli aspetti negativi del 15. Poi arriva il 16. Il 16 è l'emozione che finalmente esce fuori, perché nel 15 l'emozione era soffocata, nel 16 invece viene fuori. Il 16 solitamente viene visto come un qualcosa di brutto, no? La torre che viene buttata giù dal fulmine. Di fatto può significare più di ciò che appena detto, diverse cose, perché vista in positivo rappresenta il buttare giù quel muro che ci impedisce di mostrare come siamo. Molte persone si uniformano e dunque creano un'immagine che non è giusta per se stessi, magari va bene per gli altri, dunque si mostra ciò che gli altri vogliono vedere, e questo naturalmente gli impedisce di vivere le proprie emozioni. Dunque questo sta a significare buttare giù la torre. Queste due persone che noi vediamo che sembrano cadere giù dalla torre, invece sembra che stiano facendo le acrobazie, stanno facendo le capriole, quei puntini, quelle palle tutte colorate sono i coriandoli, che dunque è una carta positiva. Chi ha il 16 solitamente è un ottimista e vuole vivere la vita in allegria. Il conflitto è naturalmente quello di rimanere chiuso con questa facciata, con questa
pareti, con questa torre che gli impedisce appunto di mostrare veramente chi è. Poi abbiamo il 17 ha buttato giù la torre, dunque vuole farsi vedere, come vedete, è nuda, lei è generosa, sta riversando nell'acqua, nella terra, dei fluidi, è la generosità, è la coscienza cosmica, dunque ha bisogno di mostrarsi com'è, sincera, come mamma l'ha fatta, dove nuda dice quello che è ed è quello che dice. Il conflitto che molte volte si diceva, di questi conflitti, i conflitti legati al fisico, e poi molte volte parla troppo e dice cose che possono offendere. Poi abbiamo il 18 è tutto ciò che è dentro di noi, la sensibilità, la femminilità, dunque l'introspezione, tutto ciò che appartiene alla luna, no? Anche il romanticismo, mentre il 19 è tutto ciò che è esterno. Dunque nel 18 noi tendiamo a lavorare all'interno di noi, e dunque è un lavoro che magari non viene visto esternamente, e ci porta a fare un po' come fa il 9, no? Puoi entrare in conflitto, perché dietro il 18 il conflitto è la depressione, non intesa come malattia, ma una sorta di crisi più forte rispetto a quella del 9. Il 19 invece è il calore, come fa il sole, no? Ha bisogno di aiutare, lui ama lavorare in team, e dunque quando fa qualcosa per sé lo fa anche per gli altri. Quando va in conflitto smette di aiutare, diventa un po' egoista. E poi arriviamo al 20, e il 20 è, come potete vedere, il giudizio. Il giudizio, ci è arrivato il momento di buttare, perché il 20 rappresenta ancora il conflitto emisfero sinistro ed emisfero destro. Ma nel 20, che è la carta prima quasi le ultime carte, è il ricongiungimento del maschile e del femminile. E dunque finalmente capisco che tutto ciò che io pensavo prima non erano altro che seghe mentali, che erano cose, idee a cui io prestavo fede, perché pensavo che avevo bisogno di permesso per poter fare certe cose, mentre invece io ho la possibilità, io posso fare. E dunque nel 20 c'è un risveglio. La persona che sta suonando quello strumento non fa altro che è una sorta di sveglia, no? Sveglia, perché devi smettere di pensare che devi chiedere il permesso o l'autorizzazione agli altri per fare ciò che invece puoi fare. E poi c'è il 21, che è la realizzazione totale, no? La realizzazione, finalmente abbiamo i quattro aspetti che sono l'ottenimento, no? Il raggiungimento, la realizzazione dell'aspetto. Abbiamo l'aspetto materiale, l'aspetto emozionale, sessuale, poi abbiamo l'aspetto spirituale e l'aspetto intellettuale. Dunque nel 21 finalmente arriviamo alla completezza, alla realizzazione totale. Quando in conflitto lei si sente prigioniera di questo, cioè si sente non realizzata, questo la porta naturalmente ad abbattersi, a vivere negativamente la vita. E poi arriviamo al 22, che finalmente è l'illuminazione, il raggiungimento totale, non ha più bisogno di niente, si libera completamente di tutto ed è libero può andare nel mondo, come vedete, nella strada, in questa strada celeste spiritualizzata, è libero, non ha più bisogno di niente se non di quel sacchetto dove si dice all'interno ci siano tutti gli strumenti del bagatto, no? Tutti gli strumenti che sono comunque suoi, sono ormai sono dentro di lui ha tutte le carte che abbiamo visto in precedenza. Okay? Quello che lo porta in conflitto di nuovo l'aspetto materiale. Dunque, che cosa? Tutto ciò che possediamo, tutto ciò che possiede
che possono trattarsi di oggetti, libri, terreni, case, qualsiasi cosa, una macchina, lo porta a essere costretto, legato a quella cosa. Invece lui non vuole essere legato, lui vuole essere libero. Ma persino i pensieri, le idee, le usanze, le regole portano il 22 a andare in conflitto. Lui non vuole seguire nessuna regola, lui è libero, è libero. Ok, ho fatto una rassegna, passato in rassegna queste 22 carte per far comprendere quanto è semplice poi alla fine interpretare i numeri quando si ha in mente la carta, l'arcano corrispondente del numero. In ogni carta, tra l'altro, queste sono le carte della numerologia esoterica, in ogni carta abbiamo il nome, abbiamo il simbolo, lo potete vedere qui, abbiamo la lettera ebraica, abbiamo il pianeta, no, questo non è il pianeta, abbiamo il simbolo, allora il 22, vabbè, il 22 è diverso dalle altre carte, abbiamo il simbolo, abbiamo il segno zodiacale oppure il pianeta. E comunque poi ci sono tutta una serie di simboli, no? All'interno delle carte che ci fanno capire, tipo per esempio questa è un'aragosta che è nell'acqua, abbiamo la luna e abbiamo i cani, no? Cosa rappresenta questa carta? L'aragosta rappresenta l'andare in profondità, è quello che fa il 18, entra in profondità dentro se stesso per togliere fuori diciamo le gemme, quegli aspetti importanti che possono essere romantici, filosofici, che possono essere di qualsiasi natura, ma ciò che di prezioso ha dentro di sé ed è rappresentato da queste gemme. I due cani sono la sensibilità che ha il 18 e la luna rappresenta l'influenza che ha la luna sul mare, sull'acqua ovviamente, su tutto, anche su di noi. E poi gli altri simboli hanno altri significati, così come i colori della carta. Bene, anche per questa video lezione è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!